Start Pad di SM LT Art. Ma vedere il pennino di una stilografica, o comunque anche se ad intinzione, perché si vede che non c'è l'alimentatore, comunque mi fa piacere e mi rende felice, già perché innanzitutto bisogna introdurre questa realtà, una realtà molto particolare, attenta sia al prodotto che all'organizzazione aziendale, insomma un'impostazione davvero moderna, davvero innovativa. Vale la pena guardare un attimo il loro sito e ve lo racconto da lì. Questo è il sito del produttore che ho tradotto in italiano. La nostra storia ci dice che è fondata nel 94 e ci parla di una strategia aziendale e commerciale un po' diversa dal solito, attenta soprattutto alla qualità dei materiali, delle materie prime, e quindi insomma tutta la filiera ha questo obiettivo, si avvale di collaboratori per sviluppare a seconda delle esigenze, perché il loro carnet di prodotti è veramente esteso, ma soprattutto ci dice anche che nel team sono state incluse delle persone con problematiche, a volte anche con disabilità, insomma davvero un concetto aziendale che a me è piaciuto molto. Il catalogo è davvero ampio, lo vedete qua, blocchi, taccuini, ce ne sono davvero di ogni tipo, così come per le carte. Vedete quanti ce ne sono a seconda delle esigenze, che siano rigati, puntinati, nei vari formati. Magari forse poteva essere anche un pochettino più contenuto e meno esteso in questo senso, però che lo dica Marco Chiari fa già notizia. Insomma, tante esperienze di scrittura e tante, vedete, blocchi spiralati, collati. Questo è quello di cui vi parlerò oggi. Fra i tanti prodotti, insomma, non poteva che essere scelto questo. Ringrazio Stefano perché me l'ha suggerito lui, mi ha mandato lui questo blocco per farmi conoscere questa azienda. Carta da 90 grammi, formato A5, ma avete visto che ce n'è un po' per tutti i gusti. Si presenta con questa falsa riga, un aiuto diciamo per inquadrare un po' la grafia, con questa inclinazione che ovviamente in questo senso è obbligato, così come i gradi che vengono riportati su questa trama, però diventa utile come esercizio, e comunque la carta effettivamente è pensata per la stilografica. Un punto di bianco che è buono, un punto di bianco caldo, potremmo dire, una finitura liscia. La consistenza dei 90 grammi mi fa sentire una fibra un pochettino meno, ma è anche difficile a dirsi, cioè mi sembra più verso gli 80 che i 90. Una carta che forse non potrebbe anche non sembrare realmente di 90 grammi, la finitura liscia, il fatto che, vedete, si muova molto bene, denuncia una qualità, una cura anche nella lavorazione della carta, che poi viene appunto finita in questa maniera. Beh, non resta che andare a metterla alla prova. A me mi piace anche il punto di bianco, e certo bisogna fare i conti con il fatto che c'è questo tipo di inclinazione, di angolazione, e i riferimenti dei gradi sono quelli, quindi a noi resta tutt'al più da decidere se utilizzare tutti e 5 gli spazi, utilizzarne 4, 3, 2, quello che è, e se mantenerci con l'inclinazione. Io proverò a tenermi anche libero, giusto per capire un po' in tutti i modi questa carta come si comporta. Dato che è dedicata alla calligrafia, parto direttamente con una penna di quelle con le quali è piacevole scrivere. Sto parlando della Pilot Falcon. Qui vedete incomincia con 1, 2, 3, 4, ma in realtà sono 5 i gradi compresi fra
questa linea portante e quest'altra. Possiamo decidere di giocare come vogliamo, tenerci su questa linea e quindi fare le ascendenti e le discendenti come vogliamo noi, oppure insomma anche ignorarle e goderci la carta nella sua finitura, perché è davvero bella e piacevole quando si utilizza con queste penne. Infatti è una carta sì, ci si scrive davvero molto bene. La resa del colore, sto osservando che è piena, anche se tende appena a scurirla un pochettino, ma proprio lievemente. Provo con un'altra penna, magari anche con un altro colore. Ho idea che questa purtroppo ormai è fatti. Ok, bisogna sostituire la cartuccia qui. Proviamo con un'altra penna. Molto bene, si trova davvero molto bene. Così si presenta la carta con questa falsariga, dicevamo 5 spazi, 5 gradi, che noi possiamo decidere di utilizzare secondo così, il nostro estro. Abbiamo comunque una inclinazione che invece quella è già impostata e quindi dobbiamo, per così dire, rispettare. Quello che ho notato e che vi dicevo prima è la buona capacità innanzitutto di mantenere e restituire il tratto così come lo sento fra le dita, soprattutto con i pennini flessibili, una finitura liscia, il colore che tende ad essere leggermente scurito, lo noto anche in questo inchiostro Sailor, leggermente scurito rispetto a quello che è magari su altre carte. Fine, sottile, bello, assolutamente un tratto che a me piace molto, poi tanto più quando mettiamo alla prova delle penne che hanno dei pennini di alta qualità, insomma il match scatta assolutamente. Anche in questo caso sto osservando l'Ama Hero che solitamente è leggermente più chiaro, qui invece appare un po' più scuro. Lo stesso per il Platinum, il blu che normalmente è leggermente più chiaro. Ho fatto altre prove anche con l'inchiostro nero, per esempio, che ho qui, e devo dire che il contrasto è veramente
buono, bello, si percepisce proprio una cura nella carta e insomma sono stato contento di aver provato questo blocco che non conoscevo e che penso che adotterò almeno per alcune prove, perché è davvero interessante. Il fatto poi che sia che abbia comunque una falsariga che in un certo senso indirizzi anche la nostra grafia, beh, è un valore aggiunto in più, ma esistono tantissimi altri blocchi di questo produttore. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto alla prossima.